Linea guida 1. Percezione. Interagire con contenuti flessibili che non dipendono da un singolo senso come la vista, l'udito, il movimento o il tatto. Offrire modalità personalizzate per la presentazione delle informazioni. Nei materiali di stampa, la presentazione delle informazioni è fissa e permanente. Nei materiali digitali opportunamente preparati, la visualizzazione delle stesse informazioni è molto versatile e personalizzabile. Ad esempio, un riquadro di informazioni di supporto può essere visualizzato in una posizione diversa, o ingrandita, o enfatizzata dall'uso del colore, o cancellata completamente. Tale duttilità fornisce opzioni per aumentare la chiarezza percettiva e la rilevanza delle informazioni, per una vasta gamma di discenti adattamenti per soddisfare le esigenze dei restanti studenti. Mentre queste personalizzazioni sono difficili con i materiali di stampa, sono comunemente disponibili automaticamente nei materiali digitali, anche se non si può dare per scontato che tutto ciò che è digitale sia adattabile. Infatti molti materiali digitali sono ugualmente inaccessibili. Educatori e studenti dovrebbero lavorare insieme per individuare la maggiore corrispondenza tra le loro caratteristiche e le esigenze di apprendimento. Consigli. Presentare le informazioni in un formato flessibile in modo che le seguenti caratteristiche percettive possano essere variate. Controllare la dimensione del testo, delle immagini, dei grafici, delle tabelle o di altri contenuti visivi. Il contrasto tra sfondo e testo o immagine. Il colore utilizzato per le informazioni o la messa in evidenza. Il volume o la velocità del linguaggio o del suono. La velocità o durata del video, dell'animazione, del suono, delle simulazioni, eccetera. La disposizione degli elementi visivi o di altro tipo. Il carattere utilizzato per i materiali di stampa. Offrire alternative per le informazioni uditive. Condividete le informazioni con altri mezzi, oltre al solo ascolto e alla sola comunicazione verbale. Il suono è un modo particolarmente efficace per trasmettere le informazioni, motivo per cui il sound design è così importante nei film. E la voce umana è particolarmente in grado di trasmettere emozioni e significati. Tuttavia, le informazioni trasmesse esclusivamente attraverso il suono non sono universalmente accessibili a tutti gli studenti ed è particolarmente inaccessibile per gli studenti con disabilità uditive, per coloro che hanno bisogno di più tempo per elaborare le informazioni o anche per quelli che hanno difficoltà di memoria. Inoltre, l'ascolto stesso è un'abilità strategica complessa che deve essere appresa. Per consentire che tutti gli studenti abbiano accesso all'apprendimento, è opportuno disporre di alternative per ogni informazione presentata in modo uditivo, compresa l'enfasi. Consigli. Utilizzare gli equivalenti testuali sotto forma di didascalie o di lettura automatica del testo, riconoscimento vocale, nella lingua parlata. Fornire schemi visivi, grafici, notazioni musicali o sonore. Fornire versioni scritte per video o cortometraggi uditivi. Utilizzare gli effetti visivi analogici per rappresentare l'enfasi e la prosodia, ad esempio, emoticon, simboli o immagini. Garantire degli equivalenti visivi o tattili, ad esempio, vibrazioni, per gli effetti sonori o gli allarmi. Descrivere visivamente e o emotivamente per consentire l'interpretazione musicale. Offrire alternative per le informazioni visive. Immagini, grafica, animazioni, video o testo sono spesso il modo ottimale per presentare le informazioni, soprattutto quando le loro caratteristiche riguardano le relazioni tra oggetti, azioni, numeri o eventi. Ma questo tipo di presentazioni visive non sono ugualmente accessibili a tutti gli studenti, specialmente a quelli con disabilità visive o a coloro che non hanno familiarità con il tipo di grafica utilizzata. Le informazioni visive possono essere piuttosto dense, soprattutto nell'arte visiva. Possono avere molteplici significati complessi e varie interpretazioni a seconda dei fattori contestuali e della base di conoscenza dell'osservatore. Per garantire che tutti gli studenti abbiano pari condizioni di accesso alle informazioni, è essenziale fornire alternative non visive. Consigli. Prevedere descrizioni testuali o parlate per tutte le immagini, i grafici, i video o le animazioni. Utilizzare gli equivalenti tattili, grafica tattile o oggetti di riferimento per le immagini chiave che rappresentano i concetti. Proporre oggetti fisici e modelli spaziali per trasmettere la prospettiva o per comunicare relazioni complesse. Dare delle indicazioni uditive per i concetti chiave e la conversione delle informazioni visive.
Il testo è un caso particolare di informazioni visive. La trasformazione del testo in audio è uno dei metodi più facilmente realizzabili per aumentare l'accessibilità. Il vantaggio del testo rispetto all'audio è la sua permanenza, ma fornendo un testo facilmente trasformabile in audio si ottiene la stessa permanenza senza rinunciare ai vantaggi dell'audio. Il text-to-speech sintetico digitale è sempre più efficace, ma deludente ancora nella sua capacità di trasportare le preziose informazioni interpretative dell'intonazione. Conviene rispettare gli standard di accessibilità, NIMAS, DAISY, eccetera. Quando si crea un testo digitale che può essere ascoltato. Consentire ad una persona competente, ad un collaboratore, ad un compagno o ad un addetto di leggere il testo ad alta voce. E per concludere, offrire l'accesso al software text-to-speech.